C'è un bel divano, che alza le onde. Ma dove sono finite? Il freddo, il vento, aiuto! E le onde? E le onde soprattutto. E Grullina, siamo tornati in primavera. Pagaia, va? Pagaio! Ma voi vi siete iscritti al canale? Dai, che è gratuito! Su, aiutateci a crescere! Stiamo per entrare nel laghetto di Piona, che è questa insenatura, baia riparata, non so come chiamarla, che c'è qui sul lato est del lago di Como. Come vedete è proprio uno specchio d'acqua riparato. Un airone. Qui alla nostra sinistra ci sono i nuotatori, il primo senza boa, tutti gli altri con la boa. Ai ai ai, qualcuno fa il furbo. No, vabbè, quando siamo vicini noi ci fermiamo e li lasciamo andare. Noi abbiamo il vento contrario che stranamente spira da sud. Noi ci siamo aspettati il Tivano da nord oggi, invece sta cominciando a spirare la breva. Niente Tivano, solo breve dalle 10:30 in poi. Per questo facciamo l'ultimo pezzettino di lago, poi ci giriamo e ce l'abbiamo a favore, perché adesso andiamo in due, perché altrimenti da soli 2,5 km orari. Siamo nel bel mezzo del laghetto del lago di Piona e il sentiero del viandante, dopo essere arrivato là dove c'è la chiesetta sopra Dorio, passa su questa costa e questo è uno dei tratti più belli, più panoramici del sentiero del viandante. È molto bello come sentiero, per poi scendere sull'altra parte a Colico, lì è un po' meno bello, diciamo. Adesso arriviamo in fondo, giriamo il kayak, usciamo dal lago di Piona e ricominciamo a dirigersi verso Colico. Ci sono due cigni a riva e uno in acqua, che tra l'altro stavamo andando contro, quindi ottimo. Questo è il laghetto di Piona. Siamo ancora nel laghetto di Piona. Ci piace. Se cercate un campeggio, il lago di Piona fa per voi, che è pieno di campeggi. E là c'è il lago di Como, adesso usciamo di nuovo sul lago principale. Bello, non so se è un centro nautico o cosa. C'è una DARS, scalinate, qua ci sono i pratini. Possiamo vedere l'altra sponda del lago, da dentro il lago di Piona. Il cagnolino che sta cercando la sua pallina che gli hanno tirato, non riesce a trovarla, è ancora lì. Si è alzata la breva, da sud ci spinge. C'è un bel vento che finché non usciremo dal laghetto di Piona ce l'abbiamo proveniente da sud e ci sposta e ci ostacola, ma poi alla boa bianca là avanti noi gireremo la prua verso Colico e dovrebbe spingerci. Tutto sta ad arrivare a quella prua, a quella boa, sempre più lontano.
di Piona. Noi siamo usciti, abbiamo proseguito e dietro quella punta dovremmo vedere Colico. Là in fondo, dove c'è quella linea di alberi, dovrebbe essere il Pian di Spagna, dove sbuca anche il Mera. Da quella zona, sulla sinistra, sull'altro lato, sull'altra sponda del lago, parte la via Regina da Sorico. Si comincia ad avvistare la baia lì di Colico e stiamo ancora costeggiando la roccia, e da dietro si apre Colico con le sue spiagge. Dritti davanti a noi a quello piatto è il Pian di Spagna, e da là sono le colline dove c'è il forte di Montecchio, che è un forte della prima guerra mondiale, faceva parte della linea Cadorna, non è mai stato usato, fortunatamente non sono mai arrivati fino a qui gli austriaci, ci mancherebbe altro. Gli austriaci vengono qua adesso solo in vacanza, meglio così. E poi oltre il forte di Montecchio, camminando sulla ciclo pedonale che costeggia l'Adda, il tratto terminale dell'Adda immissario nel lago di Como, c'è il forte di Fuentes, che è un forte che risale alla dominazione spagnola, per cui inizi del XVII secolo. E abbiamo visitato il forte di Fuentes, abbiamo visitato sull'ultima tappa del sentiero del viandante. Abbiamo fatto anche delle riprese col drone molto interessanti con Mavic Mini, per cui nella playlist del sentiero del viandante trovate anche quelle, nel caso ve le lasciamo qua sotto in descrizione. Ma voi andateci in descrizione, è gratis. Se osservate la tecnica di pagaiata della pellegrinetta oscura, noterete che la mano destra la tiene saldamente sulla pagaia. La stessa cosa la fa con la mano sinistra, per cui ha una presa come se stesse usando un badile, no? E in realtà la mano sinistra deve essere un pochino più morbida durante la pagaiata, per permettere di angolare meglio il cucchiaio quando entra in acqua. Su, iscrivetevi, se vi iscrivete in tanti regalo un corso di pagaiata alla pellegrinetta oscura, perché mi spiace, io non sono in grado di insegnarle a pagaiare perché non ho pazienza. Lei per partito preso lei non mi ascolta. Dovreste vedere sui stessi pedonali, è rossa, non passare, passa lo stesso, perché non lo dici tu, perché lei è malvagia. Ennesima cappellina che si vede su dal lago. Questa c'è ancora qualche traccia di pittura esterna. Dentro mi sembra che sia una Madonna, probabilmente era una cappellina per proteggere i pescatori, insomma chi navigava sul lago di Como. Qui la vedete solo dal lago e dal kayak. Noi vi si porta a vedere anche queste cose, e ormai Colico è là, quella con le gru si vede là in fondo. Questi si è asciugata la darsena perché è stata quando sopra sul livello. Mamma, mi si è asciugata la darsena. Poi comunque è un bellissimo giardino sul lago. E pare che non sia abitato perché è tutto chiuso. Si è aperta solo una finestra, il resto è chiuso. Ci farà una stagione estiva, non so. Oh, le spiagge di Colico, adesso decidiamo dove fermarci per una pausa. Ma neanche per un pranzo. Anche per un pranzo. Signori e signori, siamo al campeggio di Colico con tanto di posticino dove poterci fermare, e magari io vedo se riesco a rimediare anche un caffè. Cos'è questa cosa qua? Dai, dimmi. È il kitesurf. Mettiamo anche noi una vela al nostro kayak. Quando faremo il Big Money con le nostre kayakate sicuramente. Ma in realtà ci sono delle vele su Amazon da 30 euro, solo che valgono 30 euro. Ecco appunto. Va bene, ci stiamo avvicinando. Ecco la spiaggia, no? E là avevo anche dei bar. Non mi è illudere. Siamo arrivati a Colico, adesso sistemiamo tutto. Prima di mangiare. Dove vai? Ma che birra! Via di calzare i piedini e poi si mangia. Io ho il panino franco col salame calabrese e le melanzane. Tu invece? Io un burger vegetale. No, basta, non posso far vedere queste cose che poi YouTube ci censura. Là c'è Zwinghino, noi siamo qua a Colico, siamo qui non so se sia un parco pubblico dove la gente prende anche il sole. Là c'è il campeggio, il Pian di Spagna e la passeggiata di Colico, e là c'è la stazione di Colico dove poi prenderemo il treno per tornare
ad Orio dove abbiamo l'auto. Siamo arrivati alla fine del nostro viandante in kayak qui a Colico sulla spiaggia. Là dove ci sono quelli del kitesurf c'è lo sbocco dell'Adda, e non andiamo là in kayak perché passare in mezzo a quelli che fanno kitesurf non è il massimo. Ne approfitto per farvi vedere il nostro assetto definitivo per il carico del kayak. Allora, il carrellino della Ecla qui fissato ai D-ring, la nuova borsina da 10 litri, la mettiamo davanti a Giulia, tiene cellulari, elettronica, portafogli, le cose che possono servirci magari se prendiamo terra, c'è un bar, andiamo al bar, e questa si può mettere bene in punta e Giulia può stendere bene le gambe, mentre prima non poteva farlo. Allora, qui c'è ancora il vecchio sedile dello swing, ma visto come sono andate le cose, cambieremo anche questo, compreremo un sedile come questo. Questo è il sedile della Decathlon, è il del kayak X100 ed è bello alto, per cui se anche entra acqua la seduta rimane protetta, non rimanete a sedere nell'acqua. Vedi dietro anche una tasca, e qui mettiamo la nostra sacca stagna da 40 litri, non la riempiamo tutta, la riempiamo un po' meno, per cui possiamo mettere dentro un po' meno aria, è come se fosse un 30 litri. Le fascette sono perfette per gli attacchi dello swing, per cui non abbiamo dovuto modificare nulla e si riesce a incastrare bene contro i lati dello swing, per cui non c'è bisogno di fissarlo ulteriormente. E in ultimo abbiamo la sacca da 100 litri della Vortex, quella che usiamo per trasportare il kayak. Adesso sì, ho tolto l'aria, ma comunque è una sacca stagna, e questo è il nostro assetto definitivo sul kayak. Siamo qui, Giulia si è tolta i calzari, si è alzato un vento abbastanza forte, stanno arrivando le nuvole e qua noi si smonta e si va a prendere il treno. La stazione è là dietro dove c'è la rotta panoramica. Mi ha mentito, ha detto che andava a prendere il caffè, guardate con cosa è tornata. Non si smentisce mai. Sì, sì.